Salve a tutti, sono Sergio e oggi per Toys Addicted vi presenterò un'altra produzione Medicom, sempre nella serie Real Action Heroes, questo è il numero 410, e qua a voi il grandissimo e mitico Solid Snake, in versione old, come lo potete vedere con i capelli bianchi, poiché è l'action figure tratta dall'ultimo, speriamo veramente non ultimo, episodio della saga videoludica Metal Gear Solid. Appunto in questo ultimo episodio lui è, diciamo, in versione old, come è appunto qui rappresentata. Per chi non conoscesse la saga di Metal Gear Solid, basti sapere che è una delle saghe videoludiche più longeve della storia dei videogiochi. Il primo capitolo uscì per MSX2 nel lontano 1987. Il suo autore, Hideo Kojima, è stimato nel campo videoludico come quasi una divinità, poiché i suoi giochi sono davvero fatti molto bene, meticolosi dal punto di vista tecnico, con una trama e un character design spettacolari. Ringrazio ancora una volta Game Planet per averci eh, così prestato questa bella action figure per la videorecensione. Come dicevo appunto è della serie Real Action Heroes, è il numero 410. Questa versione dell'Old Snake è limitata, infatti si chiama Olive Drab Version, che si contraddistingue rispetto alla regular version proprio dalla colorazione, che qui come vedete è olivastra. È una action figure davvero davvero particolare, soprattutto per il suo rivestimento che è in vinile morbido. E davvero dal punto di vista della scultura riproduce fedelmente questa tuta octamo, così si chiama, indossata dal protagonista nel videogioco, che conferisce appunto la capacità a Solid Snake di poter mimetizzarsi nell'ambiente circostante, grazie appunto a questa tuta ipertecnologica che prende quasi come un camaleonte il tipo di colorazione circostante. Ecco. In passato la Medicom ha prodotto diverse action doll tratte dal videogame Metal Gear Solid, in particolare ne ha prodotte ben 4 in concomitanza con l'uscita del terzo capitolo che si chiama Snake Eater. Infatti produsse appunto l'action doll Snake Eater e poi nel 2005 altre due action doll intitolate Square Camouflage Version e anche la Camouflage Version semplicemente. E poi ultima la versione Cold War del 2009 che riproduce un Snake giovane con una tuta a doppia faccia che riproduce sulla parte frontale i colori e la simbologia della falce e il martello della bandiera dell'Unione Sovietica, invece nella parte retro, di dietro, i colori della bandiera americana. Nel 2009 sono uscite appunto due action figure tratte da Metal Gear Solid 4 Guns of Patriot, che sono una questa, Snake, e l'altra Raiden, molto bella dal punto di vista estetico, che riproduce uno dei coprotagonisti più famosi della serie, appunto Raiden, che indossa una tuta high-tech molto molto bella. Allora, se quindi da un punto di vista puramente estetico la qualità di questa action doll della Medicon è ineccepibile, per cui riprende fedelmente il character design della sua controparte videoludica, lo stesso non si può dire per quello che riguarda le articolazioni. Infatti, a causa di questa tuta in vinile molto morbida, le articolazioni non sono delle più, diciamo così, performabili. Infatti la action doll è costretta a movimenti statici, messa lì a fare bella figura. Se si provano a fare pose più estreme in modo da riprodurre alcune scene
del videogioco, le scene più action, diciamo, arrivano le pecche di questa action doll. Infatti vedete qui a livello delle gambe la tuta costringe le articolazioni, quindi i movimenti dinamici. Vedete qui anche le braccia. Purtroppo non è possibile avere, diciamo, un'angolazione del braccio a 90 gradi, quindi l'impugnatura del fucile, come vedrete più avanti, non è delle più belle a vedersi. Poi cosa non mi piace? Comunque ricordatevi che all'interno si trova sempre un corpo della Medicom, non dei più recenti, e quindi le giunture sono molto molto fragili. Non è consigliabile far prendere a questa action doll delle posizioni articolari, troppe articolate, perché si rischierebbe di rovinare il body interno e non è facile ripararlo, perché trattandosi di un costume, un tutt'uno, non è possibile spogliarlo e quindi recuperare il corpo interno. Sempre per quello che riguarda la scultura, non mi piacciono le mani, che non sono intercambiabili, e all'interno del costume non troviamo delle mani rigide, ma bensì le mani fanno parte della tuta, sono molli, ecco. E le dita mantengono questa posizione fissa, diciamo, non è un bel vedersi. Per quello che riguarda la scultura invece del viso, anche qui è piuttosto bidimensionale, riproduce sì quella di un videogioco, però non è piuttosto piatta, vedete qui l'occhio, non è per niente espressivo. Poi abbiamo la scultura del Solid Eye System, che è appunto questo monoculo che interfaccia Solid Snake all'MK2, che sarebbe un piccolo droide motorizzato che fa da perlustratore a Solid Snake, poiché gli rinvia le immagini che registra a questo oculare. Comunque la scultura del viso non è niente di che. Poi per quello che riguarda la scultura o accessori abbiamo questa bella imbragatura tipo tela di ragno che avvolge completamente il torso e anche il basso bacino di Solid Snake, fatta molto bene. Il velcro non è molto resistente, quindi vi consiglio di non strapparlo troppo. E comunque sono tutte funzionali, queste tasche, le cerniere sono funzionanti. Qui abbiamo l'imbragatura, la fondina per la pistola, che a dire il vero è un po' troppo chiusa, la pistola non ci entra in modo confortevole, rimane un po' troppo sopra. E qui dietro abbiamo anche la fondina per il coltello, che vi farò vedere poi più nel dettaglio. Le fibre ovviamente sono tutte funzionanti, quindi si può anche levare, però per rimettere un bel lavoro, non ve lo consiglio. Adesso passiamo alla descrizione delle armi.